Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, questa sera voglio portarvi la Bigster, di vederla di notte, come sono le luci. Ricordo che i fari non sono full LED, ma sono con tutte le luci LED tranne i fari abbaglianti. E poi quando andiamo a provarla su strada vi farò vedere come si vede la differenza della luce. Perché vi porto questa recensione? Mi piace portare queste recensioni un po' diverse perché di notte quasi nessuno fa mai dei video per far vedere come funzionano e come sono le luci. Andremo a vedere l'abitacolo interno, le luci posteriori, le luci delle targhe, le luci del bagagliaio, tutte le luci che ci sono all'interno di questa Bigster. Bene, allora io partirei dalle luci frontali che ci sono qui adesso. Adesso proverò ad accenderle, spero che si veda. Ecco qua. Vedete che le posizioni sono a LED e disegnano questa bella Y qua, che è diciamo il simbolo di tutte le nuove Dacia. I fari sono a LED, quelli anabbaglianti. Poi andiamo dietro a vedere la nostra auto, vedete l'abitacolo, le luci dello specchietto sono comunque alogeni, gli indicatori di direzione, e adesso qua proviamo ad accendere le luci posteriori. Le luci targa sono sempre a LED, vedete che illuminano la scritta Espertone in questo caso. I fari qui dietro sembrano quasi un liquido, molto belli, questi mi piacciono moltissimo, eccoli qua. E io adesso salirò in auto, proverò a fare la retromarcia, metterò anche il retronebbia e vi faccio vedere anche il bagagliaio che comunque è ben illuminato. Si apre, così qua. Abbiamo una sola luce dalla parte destra, che è questa qui. Comunque possiamo aggiungere gli U-clip e aggiungere altre luci, come sapete che esiste. Il tastino per chiudere è retroilluminato anche quello, eccoci qua. E le luci le luci delle targhe sono comunque ben illuminate. Allora, adesso accendo le doppie frecce, così vi faccio vedere le frecce dietro che le luci sono sempre alogene. Spegniamo le doppie frecce, mettiamo il retronebbia. Ok, dovrebbe essersi acceso. Questi sono i fendinebbia e questo è il retronebbia. Poi proviamo a mettere la retromarcia, eccoci qua. Vediamo che c'è le luci dietro che illuminano molto bene, anche nella telecamera dentro si vede molto bene. E adesso passiamo alla parte anteriore. Bene, allora adesso io accendo l'auto sempre, metto i fari, così sono in posizione, così sono gli abbaglianti, vedete che la luce è molto più gialla. Adesso io abbasso, c'è il bianco e il giallo dei fari abbaglianti. Metto la freccia a sinistra e poi metto la freccia a destra, ok? E adesso accendo i fendinebbia, belli lì laterali, mi piacciono moltissimo perché sono proprio ai bordi della strada e quindi ci illuminano molto bene. Adesso spengo i fari fendinebbia, spengo i fari e accendo solo in posizione, così dovrebbe essere, eccoci qua, molto bene. Adesso spengo l'auto. Ok, ora vi faccio vedere l'abitacolo posteriore, dove ci sono anche qui delle belle luci, vedete come illuminano bene dove dobbiamo sederci, secondo me molto bene. Qui abbiamo la luce anche per quanto riguarda i finestrini elettrici. Le due prese USB-C sono retroilluminate, come vedete, e anche si vede bene anche dove dobbiamo inserirle. Adesso non so se riesce a mettere a fuoco, ma eccoci qua, così. Poi vedete le luci sono qui sopra e ci illuminano molto bene dove dobbiamo sederci e dove mettiamo i piedi, perché anche quello lì è molto bello. Questo è l'abitacolo visto da dietro, anche qui vedete tutte le luci tutti i pulsanti sono retroilluminati, non c'è un pulsante che non sia retroilluminato. Adesso si è spenta l'auto e quindi si spengono anche tutte le luci. Voglio accendermi la luce dentro, basta che le sfioro, si accendono e si spengono. Questa è una bella cosa. Cioè, sono luci di categoria di auto superiore e non capisco perché non hanno fatto i fari
abbaglianti a LED. Quando è tutto spento è così. Bene, adesso saliamo davanti e vediamo tutte le luci. Arriviamo, noi adesso apriamo la nostra Bigster, vedete? Adesso si farà la presentazione sullo schermo e questa è una cosa che mi piace moltissimo, guardate che bella. Molto carina. Bene, allora partiamo dalla porta anteriore, vedete che qui tutti i pulsanti sono tutti illuminati, tutti quanti, non ce n'è uno che salta. Poi abbiamo i comandi qui laterali, che vedete qua, e anche questi sono tutti retroilluminati. Tutti i comandi del volante sono retroilluminati, anche qua. Abbiamo una bella luce, comunque la plafoniera qua fa molta luce, guardate i sedili come sono ben illuminati. Questo, anche qui la console centrale, molto bene. Adesso proviamo a salire in auto, accendiamo l'auto per vedere com'è. Eccolo qua. Qua abbiamo il driver display da 10 pollici, che anche questo fa una bella luce. Poi abbiamo il display principale, qui sempre da 10 pollici, e poi vedete che qua tutti i comandi sono illuminati e anche le scritte sono tutte illuminate. Il tasto accensione è illuminato, non è illuminato il cambio, perché comunque quando cambiamo avanti e indietro ci appare lì sul display. Le prese USB-C sono illuminate, qui dentro non si illumina. Poi anche qua il pulsante per i finestrini elettrici vengono illuminati, e adesso vi faccio vedere che anche il cassettino è molto illuminato, si vede molto bene. Poi abbiamo qui sopra il tasto SOS, che comunque deve essere sempre illuminato perché deve essere sempre a vista, e volevo farvi vedere che le luci basta sfiorarle, si accendono e si spengono. Anche per quanto riguarda qui la luce dello specchietto, vedete che è tutto ben illuminato, sia dalla parte del guidatore che dalla parte del passeggero, e fanno una bella luce. Bene, che dite? Adesso andiamo a provarla su strada, così vediamo quanta luce fanno questi fari, che comunque vedete già qua, sono già dei fari che fanno molta luce. Questi qua sono a LED, abbaglianti diventa giallo. Andiamo a fare un breve giretto così vediamo quanta luce fa. Ecco, vedete, siamo in strada, vedete che comunque i fari a LED fanno una bella luce. Io adesso metto i fari abbaglianti e vedete che è giallo, guardate il cartello, quanto giallo è. Questo purtroppo è il piccolo difetto dei fari abbaglianti, però per il resto, per i fari anabbaglianti si vede molto bene, anche lateralmente è ben illuminato, bello fisso, mi sembra che non manchi niente, come anche tutto il cruscotto si vede molto bene. Anche le frecce fanno una bella luce secondo me, perché ho visto prima il cartello che si illuminava, si vedeva molto bene. Bene signori, io spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato utile, magari per certe persone che non sapevano come hanno fatto di sera. E adesso facciamo una piccola rotondina così vediamo un attimo anche come illumina qua. Guardate che bene che illuminano i cartelli. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che comunque è gratuito, e cercherò di portarvi altri video anche di sera, magari con altre auto, perché sono molto importanti i fari secondo me, e in questo caso qua vedere bene è sempre una sicurezza in più. Grazie a tutti signori, arrivederci, ciao ciao!